Buonasera a tutti. Allora, sì, questa è una registrazione, non è una live. È venuto a trovarci praticamente Claudio Marucchi, che già conoscete, e è venuto a introdurre un argomento di sicuro interesse per tutti e poi ci parlerà anche del suo lavoro. Intanto questo ve lo faccio vedere, questo è l'argomento, sì, questo è il libro. E niente, quindi lascio praticamente la parola a Claudio e nulla, buona serata. Benissimo, innanzitutto ti ringrazio e un saluto alle persone che fruiranno di questo contenuto. Ho pensato nel momento in cui si è deciso di proporre questa chiacchierata, di parlare di un argomento che non è semplicemente un argomento che mi sta a cuore, su cui lavoro da una vita, ma è anche un argomento molto interessante secondo me per il, pubblico che segue il tema della magia e in particolar modo il grande autore Aleister Crowley. Visto che questo è considerato ovviamente, il libro più importante, diciamo il vero e proprio libro di riferimento per quello che riguarda il corpus dottrinale teorico e pratico portato avanti da Aleister Crowley. Sto parlando ovviamente di Magic, che hai appena fatto vedere, che finalmente in Italia dal 2021 è stato rieditato nella sua edizione più completa. Infatti noi avevamo dal 1978, se non vado errato, noi avevamo all'epoca una edizione annotata da John Simmons e da Kenneth Grant, una edizione più breve, un'edizione diciamo tagliata rispetto al volume che circolava negli Stati Uniti, che poi ha preso una forma definitiva nel cosiddetto blue brick, il mattone blu per via della copertina color blu. E quindi noi in Italia siamo rimasti, diciamo, per lungo tempo indietro rispetto ad altre nazioni, proprio perché la nostra edizione della encomiabile casa editrice Astrolabio era però un'edizione penalizzata in due sensi. Innanzitutto, come vi dicevo, era un'edizione del libro tagliata, mancavano intere parti che sono state poi recuperate e alcune anche aggiunte successivamente. E poi il secondo elemento che penalizzava l'edizione che circolava precedentemente in italiano di Magic era il fatto che le note di John Simmons e di Kenneth Grant non hanno una statura, diciamo così, non hanno raggiunto quella statura da curatela che un libro di questo genere meriterebbe. E quindi rimanevano spesso nell'alveo di alcune valide per carità, in alcuni casi intuizioni, considerazioni, però molto spesso anche delle concessioni a qualcosa che esce decisamente dal seminato rispetto alle idee originarie di Crowley e in alcuni casi anche strafalcioni o visioni fortemente limitate. Quindi diciamo che la nuova edizione uscita nel 2021 da parte di Astrolabio è tradotta dal mio fraterno amico Alexander Canepa e finalmente rende merito alla versione di Magic completa e soprattutto dotata di una curatela ad opera di William Breeze, vale a dire quello che nell'Ordo Templi Orientis è attualmente il massimo riferimento internazionale sotto il nome di Imeneus Beta, che ha scritto in un certo senso un libro nel libro, accuratissimo, stiamo parlando di una curatela a livello accademico. E la composizione del libro è decisamente migliorata, la veste grafica, i caratteri, la dovizia, diciamo così, anche nel rispetto di alcuni caratteri presenti qua e là, provenienti da alfabeti di lingue lontane da noi, insomma, veramente un lavoro straordinario, eccezionale e che porta su un altro livello l'edizione rispetto a ciò che avevamo precedentemente.
Ora il punto qual è? Il punto è che in anni di studi, in anni di pratiche, in anni di corsi e di seminari che mi è capitato e mi capita di tenere, vi sono alcune frasi ricorrenti che mi è capitato di sentir dire a proposito di Magic in particolare, ma anche di Aleister Crowley in generale. E cioè è un autore difficile, è un autore complicato da leggere, richiede il padroneggiamento non solo della lingua, ma a tutti gli effetti anche di una serie di riferimenti che vanno dal mondo classico fino alla contemporaneità del suo tempo. Quindi certamente non è un autore di facile lettura e Magic, essendo un libro capitale che riassume l'intera sua opera, chiaramente è una bella sfida, è una montagna da scalare. Quindi cosa succede? Che spesso è capitato nel corso del tempo che le persone parlando di questo argomento, mi dicessero: "Guarda, Magic sicuramente bellissimo, sicuramente profondissimo, però io dopo un po' ho mollato la lettura perché non riuscivo a stargli dietro. Troppa difficoltà, troppa fatica e quindi ho lasciato perdere." Ecco, questo devo dire che nella mia esperienza e confrontandomi con altre persone, anche nell'esperienza di altre persone, effettivamente è qualcosa che capita spesso, di trovare chi abbandona prima ancora che a metà strada la lettura di Magic. Allora, visto che mi sono impegnato per molto tempo a proporre dei contenuti, a volte corsi, seminari, altre volte dei contenuti video che si possono anche trovare gratuitamente sul mio canale YouTube, per esempio, su Aleister Crowley, nel cercare di introdurre, di chiarire alcuni aspetti della sua opera, adesso ho anche pensato dal nuovo anno di fare questa di imbarcarmi, diciamo, in questa importante impresa, che è quella di tenere un corso, dedicato allo studio di Magic, della serie "Leggiamo Magic insieme", tra virgolette, ecco, non lo leggeremo parola per parola. È un classico esempio di quei corsi che sai quando iniziano e non sai quando finiscono, perché è così voluminoso e stratificato il contenuto di questo libro, che ovviamente si tratterà poi da parte mia di fare delle scelte naturalmente per comprimere le spiegazioni e ciò che può essere articolato nella comprensione del testo, suddividendolo un po' sulla falsariga della struttura del libro stesso. Quindi la mia idea nel nuovo anno è, con Aretusa Libreria, che come sapete è un punto di riferimento non solo per il mondo del libro a livello nazionale, è la più antica libreria esoterica d'Italia, ma come sapete ormai da diversi anni produce anche dei bellissimi corsi e seminari con una serie di relatori capaci, e quindi farne parte per me è sicuramente un onore. Proporrò, dicevo, attraverso Aretusa questa serie di incontri dedicati al libro Magic, nel tentativo di studiarlo insieme. Ecco, dire spiegarlo è sempre una parola complicata, soprattutto quando ci interfacciamo al mondo dello spirito, e delle esperienze spirituali. Ricordiamoci che la parola spiegare, che implica il togliere le pieghe, vuol dire avere tutto in chiaro. Qua ci interfacciamo a una materia prima, quella dell'esperienza spirituale, che si fonda e si impasta con il mistero. Quindi naturalmente più che spiegare bisognerebbe assimilare o comprendere, ecco, quindi dotarsi di strumenti, diciamo sufficienti per poter orientarsi nel testo ed eventualmente, per chi poi decidesse di intraprendere cammini di pratica, avere, strumenti in grado di interpretare le esperienze che accadono e quindi di dotarle di una cornice di senso, perché poi troppo spesso, e questo è un altro dei problemi, mancano i linguaggi e gli strumenti appropriati per conferire, sensatezza ad alcune esperienze spirituali, ad alcune esperienze interne alla psiche, che rischiano di rimanere un po' così sospese nella loro estemporaneità e difficilmente riescono a creare un cammino, a meno che appunto non vi sia una guida, in quel caso, oppure una struttura iniziatica.
Quindi l'idea è nata in questo modo, cioè a partire dalle considerazioni, le perplessità e le difficoltà dell'utenza che si interfaccia al libro Magic. E ho pensato quindi di seguire semplicemente e, tra virgolette, pedestremente l'ordine in cui Magic è stato scritto, pensato e strutturato, perché vi è un motivo per cui è stato strutturato in questo modo. Quindi io, dopo aver fornito un'introduzione che vale un po' come un inquadramento, un orientamento generale su quest'opera, sul suo autore, sul momento storico in cui appare questo libro destinato a rivoluzionare il campo della magia e a rappresentare a tutti gli effetti un nuovo punto di partenza. Ecco, quando si parla di rivoluzione significa spesso collocare un nuovo inizio, e possiamo dire che quasi tutta la magia successiva sia debitrice a Crowley e all'opera di Magic in particolar modo. Possiamo anche dire che qualunque indagatore o esploratore nel campo dell'esoterismo non può evitare il confronto con Crowley, proprio perché rappresenta un architrave, uno snodo fondamentale della storia della magia, del suo sviluppo nel Novecento, e ancora oggi molti dei praticanti e dei modi di praticare magia sono figli di Crowley o nipoti di Crowley, ecco, mettiamola così, in questa eredità culturale della magia. E quindi, dopo un inquadramento, è mia intenzione cercare di spiegare come mai la prima parte di Magic, l'inizio di questo lavoro, è dedicato allo yoga, perché questo potrebbe sorprendere alcuni. Chi non è particolarmente avvezzo allo studio della magia antica in India, e quindi quella diciamo l'eredità vedica, che ha una ritualistica molto complessa, articolata, un po' ingessata, diciamo così, finalizzata al sacrificio, il rapporto con le divinità, che sono degli dei che rappresentano, e delle dee naturalmente, che rappresentano soprattutto le forze della natura. Pochi collegherebbero direttamente lo yoga al mondo magico. Anzi, molti probabilmente considererebbero lo yoga abbastanza distante dalla pratica magica. E quindi questo potrebbe già essere un primo elemento di riflessione sorprendente, importante, non banale. Come mai Crowley apre con lo yoga, la sua grande opera di divulgazione della magia? Sicuramente, se andiamo a studiare la storia dello yoga, troviamo alcuni elementi in particolar modo legati alla meditazione, ad alcuni stati di coscienza già nell'India classica, cioè prima ancora che lo yoga cominci a presentare se stesso con questo nome e con delle forme specifiche, che trovano poi un autore di riferimento nel grande mare delle pubblicazioni di allora antiche dello yoga. Troviamo un autore di riferimento che si chiama Patanjali, che ha scritto quello che ad oggi è considerato universalmente il canone dello yoga. Sto parlando delle Yoga Sutra. Gli Yoga Sutra sono gli aforismi sullo yoga, dividono il lavoro dello yoga in 8 tappe, 8 membra come vengono chiamate, e Crowley le nominerà tutte all'inizio con una leggera variazione nel loro ordine rispetto all'originale di Patanjali, però tutte vengono nominate e affrontate con delle spiegazioni decisamente originali, tipiche di chi lo yoga lo pratica davvero da tempo. Quindi abbiamo la certezza che Crowley fosse molto addentro alla pratica dello yoga, perché altrimenti alcune considerazioni di natura pratica non potrebbero venire fuori. E con delle intuizioni anche spettacolari in alcuni casi, vi consiglio, se volete approfondire in particolar modo questo tema, il libro 8 lezioni sullo yoga, edito in italiano da Casa 418 di Aleister Crowley. Questo libro è un po' l'aggiornamento di queste 8 membra dello yoga, portato con grande finezza e spesso anche con grande ironia al pubblico. È un libro della maturità di Crowley effettivamente. Ora, dicevo, lo yoga consiste nel graduale padroneggiamento. E come dice la parola, yoga ha la stessa radice etimologica di giogo. Mettere il giogo vuol dire soggiogare, cioè controllare. È un grande sistema di controllo del corpo fisico attraverso le posture,
del respiro e di conseguenza attraverso il respiro della mente, del pensiero e delle emozioni. Ed è un grande lavoro che apre le porte a alcune forme di meditazione che modificano lo stato di coscienza in tappe che sono state tradizionalmente individuate da Patanjali e su cui Crowley lavora. Quindi questo significa che possiamo considerare lo yoga un lavoro sul corpo e sulla coscienza. E all'interno della magia e del rito è di fondamentale importanza un padroneggiamento del corpo e della coscienza. Il pensiero che divaga, le emozioni che sorgono e tramontano o emergono e si immergono, il traino rappresentato da pulsioni o da istinti o da altri impulsi, diciamo così, della parte caotica della psiche, devono essere posti sotto controllo, devono essere organizzati e, diciamo che le briglie le deve sempre avere il sé, il soggetto nella sua parte più intima e pura deve essere in grado di condurre il proprio carro, i propri cavalli e non di essere guidato da cavalli imbizzarriti. Adesso uso questa metafora prendendola a prestito da Platone, sul fatto che la mente e i sensi rappresentino 2 cavalli che se non sono posti sotto le nostre briglie ci portano a spasso dove vogliono. Ecco allora, questo è già un punto di partenza, interessante perché, come dicevo, non è così usuale il collegamento immediato tra lo yoga e la magia o lo yoga al servizio di un percorso di sviluppo fondato sulla magia, e questo invece è proprio il caso, cioè è il modo in cui Crowley decide di partire perché nell'esperienza pratica questo è il modo migliore di affrontare il cammino, partendo da sé, dal proprio corpo, l'osservazione della mente, l'osservazione delle emozioni e il graduale controllo su questo. Ciò consentirebbe l'aprirsi di determinati stati di coscienza, dharana, dhyana, samadhi, su cui si è detto molto e a tempo debito dirò qualcosa nel corso del seminario, e che rappresentano la summa di quella che potremmo chiamare la coscienza del meditante, cioè quello stato di coscienza altro rispetto al flusso ordinario della nostra mente, soprattutto la parte della nostra mente che organizza le percezioni sensoriali in quel flusso di eventi e di dati che siamo abituati a chiamare realtà, anche se dovremmo mettere questa parola tra virgolette. Nella seconda parte di Magic è interessantissimo perché qui passiamo un po' all'idea che la magia cerimoniale rappresenti lo yoga d'Occidente, come è stato detto. Vengono affrontate le funzioni non solo simboliche, ma anche pratiche delle varie armi magiche, e cioè come si allestisce un ambiente in cui praticare la magia, di quali strumenti abbiamo bisogno. C'è bisogno di un tempio, di un ambiente, c'è bisogno di un cerchio magico, di un altare e poi di una veste, e poi ci sono molti apparentemente, diciamo, orpelli che sono veri e propri, strumenti operativi del praticante, che vengono chiamati armi magiche. E tra queste possiamo trovare la daga, il pentacolo, la coppa, la bacchetta, la spada, la lampada, dei copricapo o delle corone, la campana, l'incenso o il braciere per l'incenso, eccetera. Ciascuno di questi non riveste solo una funzione, simbolica, in realtà è una rappresentazione vera e propria di alcune componenti della psiche o di alcune azioni interne alla psiche, di alcuni movimenti della psiche. Come in un gioco di specchi, quindi, se io imparo quali sono i contenuti simbolici di ciascuno di questi oggetti, nell'uso, nell'impiego di questi oggetti, che cosa accade? Che essi attivano le proprietà, le qualità e le virtù che rappresentano all'interno della psiche del praticante. Penso sia abbastanza chiaro questo concetto. E quindi nel momento in cui mi trovo a organizzare nel mio spazio con i miei oggetti un rituale, l'interazione con gli oggetti e gli strumenti di questo rituale diventa una meditazione estroflessa, cioè diventa un modo per trasportare quello che nella meditazione yoga è tutto interno alla psiche
occhi chiusi, corpo fermo, eccetera. Ecco, trasportarlo in una dinamica, cioè in una attività in cui ogni singolo gesto, ogni parola e l'uso degli oggetti connota l'estroversione dei contenuti meditativi, dove il simbolo e l'azione collaborano, appunto, creando questo grande evento del rito. E parleremo ovviamente a lungo anche del rito, di che cosa significhi. Una delle parti più ostiche, perché fin qua io credo che molti dei lettori siano arrivati, e poi da lì in poi che cominciano i problemi o le difficoltà. Quando arriviamo alla terza parte del libro che esprime la magia in teoria e pratica, che è poi quello che dà il titolo al libro, Magic in Theory and Practice. Vi è una lunga serie di capitoli che hanno una fondamentale importanza e che riguardano i principi della magia. I principi, vale a dire, vere e proprie spiegazioni teoriche, dove Crowley imbastisce la sua teoria magica dell'universo, qualcosa di per nulla semplice effettivamente, e poi comincia a spiegarci quali sono i principi del rituale. Perché esiste un'intelaiatura o uno scheletro che viene rispettato in pressoché qualunque attività rituale, da Oriente a Occidente, dai tempi più antichi fino ad oggi. Per esempio, di solito si comincia purificando se stessi e l'ambiente circostante. Un po' come prima di cucinare ti assicuri che tutto ciò che userai per cucinare sia pulito. Ehm, le purificazioni vengono poi seguite da delle consacrazioni, che sono come delle attivazioni, diciamo così, di determinati oggetti o di se stessi all'interno della cornice rituale, quindi all'interno della sfera del sacro. È un collocarsi a quel livello. Vi sono poi, molte formule che Crowley spiega e molte di queste formule sono direttamente telemiche e quindi ci mettono a contatto con il linguaggio, con l'identità dell'energia del nuovo eone, della corrente del nuovo eone. E naturalmente queste hanno bisogno di spiegazioni tecniche, ecco perché molti si fermano qui, ma anche tutte le parti legate al sacrificio, all'Eucarestia, queste sono parti che hanno un'enorme valenza storica, perché l'intera magia e l'intera ritualistica si è basata su queste, a volte in maniera anche molto velata. Per esempio noi, e dico noi in Italia, siamo stati abituati a livello educativo e culturale o invitati, se non ci è capitato direttamente di farlo con costanza, a partecipare al rito della messa, no, vivendo in una, cultura cristiano-cattolica. La messa include un sacrificio e il richiamo del rito sacrificale è quello dell'ultima cena in cui nell'ora quarta della passione di Cristo viene insegnato come il pane spezzato e il vino versato non siano solo pane e vino, ma con quel miracolo della transustanziazione che è attivato proprio dal rito magico della messa, siano il corpo e il sangue del Dio stesso che si è incarnato. Questa è una formula magica, questo è un processo magico. E ovviamente mettere l'accento sull'Eucarestia significa mettere l'accento su una componente rituale che è molto antica, che troviamo anche in altri contesti culturali, non solo ovviamente in quello cristiano, ma ci permette, ci dà l'occasione di spiegare come funzioni. Prendere una materia inerte all'interno di un rito, riuscire ad attribuire un significato diverso a quella materia che non sia quello per cui quell'elemento appare come ciò che appare, sostituire quindi il suo potere con un potere di grado maggiore, vedere la forma rimanere inalterata, ma la sostanza cambiare, ecco perché si chiama transustanziazione e non trasformazione, perché la forma resta uguale, dopodiché parteciparne in che modo? Un modo semplice, ingerendolo. Questo riporta addirittura alla lontana al cannibalismo rituale, quindi a delle pratiche sudamericane, africane, molto conosciute perché hanno scandalizzato gli antropologi, in cui si assimilava al potere del capo dei nemici o del guerriero tra i più valorosi dei nemici come per ingestione. E questo è un archetipo.
Quindi parlare di questi argomenti o trattare il tema del sacrificio e vedere come il sacrificio sia passato da un'azione cruenta, in un passato molto lontano, a via via un'azione sempre più simbolica, o sostituire la parte cruenta del sacrificio con altre componenti, come era già successo in India, dove in epoca vedica il sacrificio era cruento e in epoca tantrica, quindi circa 2000 anni dopo, si sostituisce l'azione cruenta, e quindi anche la vittima sacrificale, con un rituale che include per esempio l'uso di Eros, il riferimento diretto alla sfera erotica, come strumento per attuare il sacrificio e cambiare il livello, modificare il piano su cui questo avviene, su cui si opera. E dopo tutta una serie di spiegazioni su che cosa siano le parole, i gesti all'interno del rito, perché vi sono degli ingredienti comuni ai riti, come vi dicevo, non solo l'uso di certi oggetti, l'orientamento nello spazio, ma anche il fatto di usare delle parole, delle formule o dei mantra, oppure il fatto di usare dei gesti. Queste sono caratteristiche comuni alla ritualistica in generale. Dopo tutta questa lunga parte che poi si concentra su varie formule, abbiamo le varie appendici rituali, dove Crowley finalmente, nella parte diciamo conclusiva di questo enorme lavoro, ci propone una serie di riti, alcuni anche praticabili in maniera semplice, senza troppi arzigogoli. Una delle caratteristiche della magia contemporanea da Crowley in avanti è la snellezza rispetto alla magia medievale o rinascimentale, così pomposa e di difficile realizzazione, con dei ricettari colmi di elementi o materiali difficili da procurarsi, complicati, alcuni oggi probabilmente anche fuori dalla legge. Invece abbiamo qui una tipologia di magia molto più praticabile, molto, snella, che ha bisogno di pochi elementi e tutti facilmente reperibili. E quindi Crowley poi costruisce un sentiero. Il sentiero della Magic, appunto, è un sentiero di realizzazione spirituale, non è semplicemente quello di chi pensa: "Di che cosa ho bisogno? Questo", oppure "Di che cosa ho voglia? Quest'altro, allora faccio il rito per ottenere questo o quest'altro". No, è inserito in un discorso molto più ampio che include il graduale sviluppo del soggetto, perché lo scopo di Crowley, non dimentichiamolo, è quello di far sì che ogni persona, entrando a contatto con questo progetto, quest'opera di sviluppo interiore, arrivi a conoscere e realizzare la propria vera volontà. Questo è il cardine nel discorso di Crowley su telema, cioè la parola greca per volontà, e che significa proprio pensare, o fare sì, meglio dire, che il soggetto, entrando a contatto con la propria sorgente più intima, realizzi se stesso. Realizzare se stesso può significare molte cose, non ci perdiamo adesso in questi meandri, in questo labirinto. Diciamo che l'autorealizzazione della vera volontà in Crowley non è molto dissimile dal discorso di Jung sul vero sé, quindi sulla individuazione. Si tratta di un nuovo tipo di equilibrio da conquistare nella psiche, che renderebbe quantomeno in grado di cogliere il senso della propria esistenza e quindi trovare il proprio spazio nel mondo, e questo ovviamente non è poco, visto che è uno dei problemi intorno a cui ruota l'intera storia della filosofia, in cui ruota l'intera storia delle religioni e anche quella delle ricerche spirituali più o meno individuali, appoggiandosi un po' di qua, un po' di là. Quando non si tratta di far da sé, ovviamente la proposta empirica e esperienziale della Magic di Crowley è quella del percorso iniziatico. L'iniziazione è uno dei modi attraverso cui riuscire a questo rendere attivo questo percorso di magia. Va bene, spero di essere stato abbastanza chiaro in questi 30 minuti in cui abbiamo presentato le parti salienti di questo libro. È un po' il lavoro che intendo fare. Che ne dici, Dani? Allora, sì, è una bellissima introduzione. Tra l'altro, il libro, ora io ho la versione del 76, quindi probabilmente mi devo un attimino aggiornare anch'io. Ti devi aggiornare. Mi devo aggiornare. Ecco, questa è la nuova versione. Che poi, cazzo, almeno potevano farla ad un colore diverso, eh?
cioè non è per Allora, esserci. Astrolabio ha questa Sì, ho capito, però scelta editoriale, sì, sì, le vabbè. copertine sono gialle. Allora, io in descrizione di questo video vi metto tutti i riferimenti di Claudio. Ci mettiamo anche il riferimento della pagina dove ci sono tutti i corsi che Claudio tiene in questo momento, in modo che, e per questo discorso, di questo percorso da fare su Magic, se qualcuno lo vuole contattare direttamente, troverà l'email per cui insomma poi vi mettete d'accordo. Io intanto lo ringrazio per essere venuto, per averci fatto questa introduzione e poi ci rivediamo prossimamente. Gentilissimo, caro. Un abbraccio a te e un saluto a tutti. Ciao Claudio, grazie. A Grazie. te.